Dal Vangelo secondo Luca. Una buona domenica a tutti. Oggi la liturgia ci propone un episodio apparentemente marginale della vita di Maria, la sua visita a Elisabetta che ha ricevuto da Dio il sospirato dono della maternità. In passato, quando il Vangelo era letto come un racconto della vita di Gesù, questo episodio era interpretato semplicemente come un gesto cortese di Maria che, pensando che la cugina Elisabetta potesse aver bisogno di lei, si è messa subito in cammino per andarla ad aiutare. Un dettaglio marginale: il termine greco non dice cugina, dice syngenis, che significa semplicemente parente. Se teniamo conto che Maria era una 14enne e Elisabetta è presentata in età molto avanzata, dobbiamo pensare più che una cugina a una zia o a una prozia. Chiuso il dettaglio marginale. Inteso come cronaca di un fatto, il racconto non mi pare abbia un grande messaggio da darci. In passato ci si limitava a sottolineare la prontezza di Maria a correre in aiuto di Elisabetta. Come cronaca, quindi, il racconto suscita qualche interrogativo. Già in passato, per esempio, ci si chiedeva com'era possibile che avessero lasciato partire da Nazareth Maria da sola, e il viaggio comportava rischi di tutti i tipi per una 14enne. Ecco allora che qualcuno sosteneva che era stata accompagnata da Giuseppe, di cui il Vangelo non parla, ma molti artisti difatti l'hanno introdotto nella scena, come nel dipinto che vedete alle mie spalle. Poi ancora, non si capisce come mai Maria sia ripartita proprio al momento del parto di Elisabetta. Il brano evangelico dice che 3 mesi dopo lei è tornata a casa. E allora è partita proprio quando Elisabetta avrebbe avuto bisogno di assistenza. Poi ancora, ad Ein Karin, dove la tradizione localizza la casa di Zaccaria, non mancavano certamente donne esperte, mature, amiche di Elisabetta, che non era necessario fossero sostituite da una ragazzina 14enne. Allora, inteso come cronaca, questo episodio non ha molto da dirci e noi difatti cercheremo di cogliere il messaggio, facendo molta attenzione al linguaggio dell'Evangelista, che ha dei riferimenti biblici che dobbiamo cogliere. Ascoltiamo il racconto. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Vediamo di esaminare attentamente questo brano per cogliere il messaggio che l'Evangelista ci vuole dare. Inizia con il riferimento al tempo, in quei giorni. E il riferimento è ciò che è accaduto immediatamente prima, cioè l'annunciazione a Maria. E l'angelo le aveva detto
la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Cosa voleva dire Luca introducendo l'immagine dell'ombra che copre Maria? Non si tratta di un'ombra materiale. Il riferimento è chiaramente alla nube che durante l'Esodo aveva coperto con la sua ombra l'arca dell'alleanza. Cosa indica l'ombra nella Bibbia, nell'Antico Testamento? Indica la presenza di Dio. L'arca conteneva le tavole dell'alleanza che erano il segno della presenza di Dio. Luca vuole dirci che l'arca in cui è realmente presente Dio non è più quella cassa di legno rivestita d'oro che aveva accompagnato il popolo di Israele nel deserto e che poi era stata collocata nel Tempio. Non è in quell'arca che è presente Dio. La nuova arca dell'alleanza, quella su cui si posa questa ombra che indica questa presenza, è Maria. Lei si è incarnata la parola, il Verbo, il Figlio di Dio. E che cosa fa questa ragazza? Si mette in movimento, subito, in fretta. Non appena ha accolto la parola, è germogliato in lei il Figlio di Dio. E Maria sente il bisogno di incontrare Elisabetta, che è stata coinvolta come lei nel disegno di Dio. Maria si alza, parte con slancio, con entusiasmo. Si vede che prova il bisogno di correre a raccontare a qualcuno che la può capire la sua esperienza straordinaria. E qui possiamo fermarci per fare una riflessione sulla nostra vita. Luca sta scrivendo per le comunità cristiane che hanno accolto il Vangelo, Cristo, la parola. Cosa devono fare? Devono essere come Maria. In queste comunità si è incarnata la parola. Quando noi accogliamo il Vangelo, questa parola si incarna in noi come si è incarnata in Maria. E cosa devono fare queste comunità cristiane? Devono comportarsi come Maria, sentire, se hanno fatto questa esperienza, devono provare questo bisogno di andare a raccontare ciò che è accaduto nella loro vita. Perché? Perché devono avere fatto l'esperienza di questa trasformazione interiore, sono stati trasformati in figli di Dio. Se non si è fatta questa esperienza, l'annuncio sarà fatto con ben scarso entusiasmo e con ancor meno risultati. E parte Maria verso la regione montuosa in una città di Giuda. Difatti da Nazaret si sale per andare in quel villaggio dove è collocata la casa di Zaccaria. La tradizione cristiana bizantina l'ha localizzata in Ain Karim, che è uno dei villaggi più belli di Israele. È adagiato sulle colline a sud-ovest di Gerusalemme, ci sono vigneti, acqua abbondante e c'è anche una fontana dove si dice che ci sia stato l'incontro tra Maria ed Elisabetta che risale al tempo di Gesù. Questo richiamo a Maria che sale verso la montagna allude a un altro episodio nell'Antico Testamento che è narrato nel secondo libro di Samuele. Ancora, l'arca dell'alleanza era stata catturata dai Filistei ed era rimasta nelle loro mani per ben 20 anni là nella pianura dello Sharon, concretamente in un luogo che si chiamava Kiriat Jearim, oggi Abu Ghosh si chiama quel luogo. Davide, quando aveva sconfitto i Filistei, che cosa ha pensato di fare? Di mandare a prendere quest'arca dell'alleanza
per portarla sulla montagna a Gerusalemme. È interessante. In questo luogo i bizantini avevano costruito una chiesa nel V secolo e poi a inizio del Novecento sulle rovine di questa chiesa bizantina è stata costruita la chiesa che c'è attualmente e che domina tutta la zona. È interessante. È stata dedicata a Maria, Arca dell'Alleanza, chiaramente in riferimento al luogo dove era stata collocata dai Filistei l'Arca dell'Alleanza. Ecco che i cristiani hanno costruito una chiesa alla vera Arca dell'Alleanza, con lei nel cui grembo è germogliato il Figlio di Dio. E poi Davide l'aveva fatta sistemare prima di portarla sul monte del Tempio. L'aveva fatta collocare nella casa di un certo Obed-edom e in questa casa era rimasta 3 mesi l'Arca dell'Alleanza e quella casa era stata colmata di benedizioni a non finire. La famiglia era unita, felice, non c'era nessuna malattia, messi abbondanti, greggi numerose. Insomma, andava tutto bene ad Obed-edom perché nella sua casa era entrata l'Arca dell'Alleanza. Ed è allora che Davide decide di portarla a Gerusalemme. E che cosa accade quando Maria, vera Arca dell'Alleanza, entra nella casa di Zaccaria? Di per sé avrebbe dovuto salutare il padrone di casa, Zaccaria. Invece il Vangelo dice che è entrata nella casa di Zaccaria, ha salutato Elisabetta. Questo saluto è importante, non è il buongiorno. Perché? Perché il saluto è stato shalom, pace. E lo mette in rilievo l'Evangelista. Udito questo saluto, il Battista sussultò di gioia nel grembo della madre. Di che saluto si è trattato? Shalom. La pace indica il cumulo di benedizioni di Dio. Immaginiamo questa ragazzina che pronuncia questa parola, shalom. Letta alla luce delle scritture, questa parola richiama tutte le promesse di benedizioni che si sarebbero concretizzate alla venuta del Messia. Maria, dicendo shalom, dice è iniziato il tempo del cumulo di benedizioni di Dio. Lo ricordiamo, il Salmo 72. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà lo shalom, la pace, finché non si spenga la luna. E Isaia, al capitolo 9, dice il Messia sarà il principe della pace. Bellissimo anche il testo di Zaccaria, al capitolo 9, quando dice a Israele: viene il tuo re, farà sparire il carro di guerra, il cavallo da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà lo shalom, la pace a tutte le nazioni, e il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume Eufrate fino ai confini della terra. Bene, sulla bocca di Maria la parola shalom è una proclamazione solenne, è l'annuncio che nel mondo è giunto l'atteso Messia. Sono cominciati i tempi nuovi. Il messaggio per noi. Come Maria, oggi i discepoli devono annunciare lo shalom. Se portano in sé l'incarnazione della parola, se hanno incarnato il Vangelo, sono delle arche dell'alleanza che portano Cristo. E quando entrano in una casa, l'aveva detto, lo dirà Gesù, la prima cosa che dovete dire: sono venuto a portarti la pace, ad annunciarti lo shalom.
Sentiamo tante volte delle persone che dicono non ho pace. Ecco, chi ha incarnato la parola, è divenuto un vero discepolo di Cristo, assomiglia a Maria in ogni casa, e la casa può essere il cuore di ogni persona che non ha pace. Il cristiano deve essere come Maria. Sono venuto a portarti lo shalom, la pace. E Elisabetta, appena ha udito questo saluto, ha sentito il Battista sussultare di gioia. Anche questa è un'altra allusione a ciò che è accaduto quando l'arca dell'alleanza è giunta a Gerusalemme. Ha provocato un'esplosione di gioia, canti di feste, danze. Davide ha cominciato a danzare davanti all'arca dell'alleanza del Signore, incurante del fatto che ciò qualcuno poteva anche giudicarlo disdicevole per la dignità del sovrano. Un altro messaggio per noi allora: dove giunge chi porta con sé il Signore, il Vangelo, lì giunge, deve giungere l'amore, la pace, la gioia, la festa, la danza. C'è stata in passato una catechesi che ha presentato il messaggio evangelico con un velo pesante di tristezza, di dolorismo. No, il Vangelo è solo sorgente di gioia e di pace. È la vera gioia che caratterizza i tempi messianici. Era stata già annunciata a Zaccaria da Gabriele: avrai gioia ed esultanza, molti si rallegreranno della sua venuta. Poi ai pastori lo ricordiamo: ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. E anche Simeone, quando dice: ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno contemplato la salvezza che hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti. Elisabetta è colma di Spirito Santo ed esclama a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Il verbo benedire, barak in ebraico, significa riconoscere una sorgente di vita, di benedizione. Barak è legato alla vita. Cosa dice Elisabetta, colma di Spirito Santo? Tu sei portatrice più di ogni altra donna della vita, benedetta, più di tutte le donne. Le donne di questo mondo generano una vita biologica. In Maria è entrata la vita dell'Eterno, quella vita che è comunicata a tutti noi. Ecco perché Maria è riconosciuta come portatrice di una vita al di là della vita che viene generata da tutte le donne. E poi continua con una frase che di nuovo richiama l'arca dell'alleanza. A che cosa debbo che la madre del mio Signore venga a me? È esattamente la frase pronunciata da Davide quando l'arca dell'alleanza è giunta a Gerusalemme. Davide ha detto: a che cosa devo, che merito ho io perché venga qui da me l'arca dell'alleanza in cui è presente il Signore. E qui abbiamo un altro messaggio che richiamiamo da questo episodio, dal fatto che Davide aveva fatto collocare l'arca nel tempio, primo tempio, che poi è stato costruito da Salomone, ma c'era già la tenda dove era stata posta quest'arca dell'alleanza. Per quale ragione Davide aveva fatto collocare l'arca dell'alleanza lì in Gerusalemme?
perché le 12 tribù di Israele non erano unite, lottavano anche tra di loro. Davide ha collocato quest'arca dell'alleanza come segno di unità di tutte le tribù. Qui abbiamo un messaggio per noi. Dove giunge l'arca dell'alleanza, lì c'è il richiamo all'amore, alla riconciliazione, alla pace. E dove giunge colui che porta in sé l'incarnazione del Vangelo, quindi il richiamo è ognuno di noi, lì deve essere vista questa persona come uno che porta unione, dialogo, pace, riconciliazione. Beata colei che ha creduto. È la prima beatitudine del Vangelo. È detta Maria. Beata colei. Ed è interessante, non dice beata te, beata colei. Elisabetta, colma di spirito, praticamente dice a tutti noi, è beato chiunque, come Maria, si fida della parola del Signore. È la prima beatitudine ed è per noi l'invito all'inizio del nuovo anno, quando noi nel Natale avremo accolto questo Signore, l'invito ad accogliere questa beatitudine, fidarci di questa parola perché sarà quella parola che porterà in noi lo shalom, la pace, la benedizione, il cumulo di ogni bene e sarà anche quella missione che poi avremo di portare questa pace nel mondo. Auguro a tutti una buona domenica e una buona preparazione alla festa del Natale.